Ciao ragazzi, Bella. oggi ci abbiamo da fare una dedica. Salutiamo il Panzer di Monghi d'Oro, che è uno cazzuto, uno che ne sa. È quello che mi ha consigliato l'olio per il cambio. Ottimo, Oh, vedi? Panzer, vieni a trovare, tra l'altro. Bene, allora riprendiamola con la serietà. Oggi proveremo a montare i sensori di parcheggio posteriori in una Giulietta. Vi ricordiamo e vi diciamo che tutte le macchine che noi facciamo qui da noi sono tutte macchine o di proprietà o di amici che li facciamo per uso proprio semplicemente didattico. Sì. Esatto, non ci guadagniamo assolutamente niente, lo facciamo solo per divertimento. Cioè, non pagano. Oh, ragazzi. È stato bello, addio. No, scherzi a parte, adesso vi facciamo vedere come si vanno a montare i sensori di parcheggio. Quindi partiremo con lo smontaggio del paraurti, la foratura del paraurti e tutti i vari passaggi dei cavi fino al montaggio. Ok? Oh, fate i lavori, mi raccomando, se è brutto tempo, perché se è bel tempo non li fate. Assolutamente. Che botti, oh. Bene, allora facciamo vedere cosa troveremo all'interno della confezione del kit dei sensori di parcheggio. La confezione. La confezione. I sensori 4 ovviamente. 4, perché c'è anche da 6 kit. La fresa, la mini fresa per fare il foro dove passeranno poi tutti i cablaggi, i blocchi, gli adesivi, le istruzioni che se ne sono andate e la vernice perché si possono verniciare. Abbiamo la macchina di colore rosso, ovviamente c'è la sigla RAL, vi prendete il colore più giusto. Cazzo, piove. Allora, intanto piove, diamo un colpettino di tela al sensore per far meglio aggrappare la vernice. Oh, colpettino, grana 1000. Se avete la macchina nera, non ve lo devo neanche dire, non li verniciate, va bene così. Lavori di merda li faccio sempre. Ah, che ti lamenti sempre, io ti pongo dopo per pulirli. Lamentati e ti porto via il resto in modo che così non si sporca niente durante la verniciatura. Non impallare la telecamera. Non impallo la telecamera. Sempre al solito. Io un po' però Mi piace essere al centro dell'attenzione. Shakerate la bomboletta, più shakerate meglio è. Io adesso l'ho già shakerato da 10 minuti, quindi direi che va più che bene. Aprite la bomboletta, se non siete disabili come me, scusate con cazzavite, se no prendete un flessibile, cazzo. Ma chi l'ha fatto con le aperture? Un genio. Tirate via il tappino, è ovvio che sotto c'è la sicura, non è che vedete, c'è la sicura, se no la tirate via, non spruzzate. Perfetto. Un bel test. Facciamo il test sul foglio di carta qua. È un po' flash, va bene. Oh. E poi iniziamo a fare la verniciatura. Siamo a 35-30 centimetri, direi che sono questi. Tabaccatevela tutta, se avete la mascherina direi che è meglio. Diamo qualche passata. Raga un
po' uno straccio di fianco che si svernici meno il tavolo. C'è il vento. Ita. Una cosa non bisognerebbe fare perché c'è il consiglio. Allora, diamo prima mano e poi dopo andiamo a dare la mano finale. Aspettiamo che asciughi. Seconda mano. Mi raccomando, se c'è il vento vengo meglio, eh. Sono venuti belli rossi? Ma sì, direi che va bene. Iniziamo a smontare invece il parasale. Quindi adesso vediamo come si smonta il parasale. Allora, abbiamo 2 dadi di plastica con una chiave a bussola di 10. Questi sono molto semplici. E 2. Poi abbiamo un cacciavite a croce, meglio se basso, quindi chiamato anche volgarmente il nano, e ce ne sono 3 sul bordo. 1, 2 basse e la terza è alta. Con questo si sgancia il parasale. 3. Ok. Poi con una Torx da 30 abbiamo una vite, questo qua proprio svincola il paraurti al resto della macchina, che è qua sopra in alto. E poi andiamo a fare la stessa cosa dall'altro posto. Le viti che troviamo sono questi qui. La Torx, le 3 croci e le 2 di plastica. A questo punto iniziamo smontando anche i fanali, perché ti rimane una parte di paraurti sotto il fanale. Quindi prendiamo il nostro cricchettino, qui abbiamo la vite, andiamo a svitare la vite centrale, l'unica vite. Ecco qua. Poi con il nostro scalzino sempre andiamo a fare un po' di leva. Mi raccomando con della delicatezza. Ecco qua che abbiamo già il fanale. Sganciamo lo spinotto in questo modo qua, facendo un po' di leva da sotto e tirandolo fuori. Questo modo qui, e abbiamo allora, partiamo svitando le 4 viti di 8 che si trovano qua sotto. Allora andiamo a vedere, sono 1, 2, 3 e 4. E 4, come potete vedere adesso qua sotto è sganciato. Bene. Adesso andiamo a sganciare il paraurti. Fai vedere Pierino. Abbiamo un attacco e 2 attacchi qui, presa fuori, ma bisogna prima partire da di da fianco, sotto, da di vedete? fianco, Piano piano tirando in fuori. Ecco qua, esatto, vedete, da questa parte poi in automatico meno male si sgancia anche la parte centrale, e andiamo a fare uguale anche da questa parte. Tiriamo sempre fuori prima qua lateralmente
e poi vedete viene fuori. A questo punto sganciamo indietro il paraurti, sganciamo l'impianto a luce targa e a questo punto abbiamo giù il paraurti. Allora, adesso facciamo vedere dove si andrà a forare. La macchina porta già in predisposizione i segni, come potete vedere, di dove si andrà a forare. Adesso non li posso seguire tutti perché non ce la faccio con la macchina, e quindi adesso vediamo come si forano. Vedete, c'è la X della predisposizione. Vai Pierino, facci sognare, Prendetevi del tempo per fare il foro, andate con calma. mi raccomando. Da questa parte vi conviene solo fare il foro di centraggio per poi forare dall'altra parte, perché sennò la vernice dalla parte esterna si rovinerà. A questo punto si girerà poi il paraurti per forare. Adesso noi intanto foriamo gli altri tre e vi facciamo vedere dopo dall'altra parte. Allora, adesso abbiamo preforato per fare le guide da fuori e adesso andremo a forare dalla parte esterna per non rovinare la vernice ogni singolo buco. Fai vedere Pierino? Io sono Bosch, James Bosch. Uguale. Vi infilate. Non dovete avere ansia, non avete paura, anche perché non è la nostra macchina, quindi. Chissà sempre. Poi sono anche piccoli, quelli che ho mandato io. Ecco qua, fatto il primo foro. Adesso continueremo con gli altri. Munitevi di uno sgrassante, noi usiamo quello per i piatti perché non lascia l'alone unto, e uno Per i straccio vetri. per i vetri, sì. Poi andiamo a pulire bene la superficie perché dovremo andarci a incollare il supporto del sensore. Mi raccomando che sia pulito e asciutto bene. Allora prendiamo un supporto per il sensore, prendiamo un nostro adesivo, mi raccomando cercate di centrarvi il più possibile, ovviamente in questo modo qua, esatto, date a stendere per bene l'adesivo sul bordo in questo modo qui, togliamo la parte centrale perché ovviamente non ci serve più. A questo punto togliamo la seconda pellicola del biadesivo, guarnitevi di unghie, ecco qui, e poi centrandovi il più possibile andiamo ad appoggiare il nostro supporto, ecco qua, spingete a modo che aderisca per bene. Vedete? E adesso, come potete vedere, non verrà più via e abbiamo il supporto per il sensore. A questo punto prendiamo un supporto e andiamo
a incastrarlo all'interno appunto del nostro supporto. Un sensore. Ecco qua, a questo punto abbiamo il nostro sensore in posizione. Faremo la stessa cosa per tutti gli altri fuori. Stiamo andando a tirare i fili dei sensori. I sensori sono montati, adesso abbiamo fatto passare dal foro dove entra la luce targa anche i 4 fili dei sensori. Adesso bisogna andare a allargare la gomma per far passare il filo. Il zucco. Quindi adesso andiamo ad allargare un po'. Allarghiamo. Occhio alle dita. E ai fili. Fili. Tu la macchina? No. Giusto. I fili? Neanche. Le dita sono le tue, quindi anche quelle. No, a te non interessano. Boh, adesso che siamo un po' più larghi, proviamo a entrare con tutti i chiavetti uno alla volta, perché sennò poi è una zuppa. Io per non essere davanti alla videocamera non so come poterti aiutare. No, il primo è quello più semplice, penso quando arriviamo all'ultimo. Vabbè, noi intanto li facciamo. Esatto. Comunque avete capito il sistema, vi facciamo vedere quando abbiamo finito di tirarli. Bene, allora la situazione è questa: abbiamo tirato i cavi fissandoli con le trick in modo da seguire l'impianto delle luci, in modo da venire sempre più similmente all'impianto originale. Poi adesso vedete abbiamo tirato i cavi già all'interno dell'abitacolo e adesso dobbiamo solo accorciarli finché non arriviamo praticamente quasi in posizione. Vieni Pierino che facciamo vedere che tiriamo i fili da dentro. Facciamo anche la ripresa. Vedete, da dentro si tira, io faccio passare, cerco di dargli, tu conta che devi tirarne principalmente 3, perché uno sei già... Ah, me li devi dire te. Questo? Sì, dai, buona. Sì. Faccio passare un momento. Sì, vai, buona. No, l'ho tirato. Sì, vai, bene, posto. Bene, a questo punto ci avviciniamo col paraurti perché possiamo andare a rimontare il paraurti. Quindi piano piano ci riavviciniamo piano, perché adesso sono da continuare a tirare i cavi all'interno. Ce la fai? Sì, direi basta. Altri 2. Vai, perfetto, stop. Terzo. Vai, perfetto. Lasciamo un po' lenti perché al prossimo smontaggio del paraurti per qualsiasi motivo ci servirà avere un po' di gioco. Pierino, puoi andare a rincastrare, falla passare da qua in mezzo, le luci targa. Devi andare giù a attaccarti sotto E poi sopra. Esatto. Prendi. Vedi? Levate il buco? Un po' più su e un po' più su. Più su e qui, fai l'asio. Era lì, ce n'era un altro. Bene, a questo punto Pierino puoi rincastrare la gomma. No, la gomma la facciamo dopo, ti spiego. Ah beh, perché deve andare. Allora, Esatto. la gomma ci mettiamo una trick per non far entrare l'acqua. Allora mettici la trick.
non ho luce. La trick serve soprattutto per non far entrare dell'acqua, dato che abbiamo allargato un pelino il foro. Ok, tagliamo l'eccesso. Prendo dei forbici. Giro. E adesso Devi andare a rincastrare la gomma. allora la gomma ha un senso e la va con la testolina. Faccio vedere da fuori dov'è situata. Così. Ho girato un po' il separare. Riuscite a uscire? Cuci e spintoni, mi raccomando, fate passare il tutto. Beh, direi che è così. Bene, a questo punto possiamo andare su proprio e veramente col paraurti. Quindi riattacchiamo la luce targa. La mancina non è facile. Ecco Fai qua. vedere. Vedete, rincastrato lo spinotto, possiamo andare su col paraurti. Vi consiglio prima la parte centrale. Sì, c'è troppo acqua, devi prendere la guida. Io qui c'ho i denti già. Poi li spingete, rincastrate il tutto in questo modo. Ecco qua. Benissimo. A questo punto possiamo andare a rimontare e chiudere il paraurti definitivamente. Questo, come potete vedere, è l'effetto finale visto da fuori con i vari sensori verniciati come originariamente sono. Bene, possiamo rimontare i fanali. Uno è questo. Mettiamo un goccino di grasso per poterlo far scivolare meglio in posizione, in questo modo. Tiriamo via ovviamente un po' di sporco. Prima di tutto ovviamente si attacca lo spinotto e andiamo a rincastrare sul fanale. Ecco qua, fa il clic e si può rimontare la vite. Prego Pierino. Io intanto monterò il secondo. Noi abbiamo le 4 vitine sotto. Abbiamo le 4 vitrine sotto. Iniziamo da una. E 4. Adesso possiamo procedere con il montaggio dei passaruota. Andremo a rimontare le viti all'interno del passaruota. Facciamo vedere da dentro. 30. Aspetta che adesso te la libero, ce la vedi. La vedi? Perfetto, sì.
Ok, noi abbiamo i due famosi lati di plastica che però non so se li vedi. Sì, Vai, li vedi, se fai. sì, ce la facciamo tutto noi. Uno, poi dopo gli diamo un tiro di forno. Questo anche qua. Lato. Tino. Vedi? Ecco, sì, tutto un altro mondo. Le due vitine da 10, Nel frattempo è arrivata la luce. e luce fu. Queste non sono delle viti che hanno un gran tiraggio, qui sono delle vitine in plastica. Poi adesso abbiamo le 3 taglio croce con il nano che mi è stato portato via. Ok, nano. Sta iniziando a piovere. Solita fortuna. Uno. Oh. Ma almeno lo sai. 2, passa. Ok, adesso andiamo anche da qui. Vabbè, Perfetto. Adesso Questa stessa parte. cosa dall'altra parte.